Eccoci qua ragazzi, buongiorno a tutti, bentornati sul canale. Termina l'avventura di tutti i nostri azzurri impegnati all'Europeo. Mancavano solo Quara e Lobotka, sono usciti ieri con le rispettive nazionali ovviamente contro la Spagna, Kvaratskhelia, e Lobotka contro l'Inghilterra. Ovviamente però sono usciti a testa altissima e non come l'Italia contro la Svizzera. Ci sono alcune raccomandazioni da fare, o meglio, ci sono cose da ricordare ad alcuni personaggi che nelle settimane a venire hanno dichiarato determinate cose. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti. Ci confrontiamo come sempre anche lì. Iscrivetevi al canale se volete entrare a far parte della community attivando la campanella delle notifiche e partiamo con Quara e Lobotka usciti ieri dall'Europeo. Ovviamente partiamo dalla Slovacchia, perché la squadra di Calzone ha fatto un grandissimo europeo in primis, Lobotka ha fatto un grandissimo europeo, senza se e senza ma, e anche ieri hanno costretto l'Inghilterra o Bellingham in questo caso a, diciamo, riportare il match in parità con una grandissima giocata, una rovesciata da grande calciatore, anche se Bellingham sottotono fino a ieri al 90° per tutto l'europeo. E ovviamente la sorte ha voluto così, pareggi, la porta ai supplementari, e molte volte quando vai ai supplementari la squadra più forte che poi ha acciuffato il pareggio la porta a casa. Infatti iniziano i supplementari, segna l'Inghilterra e va avanti per 2-1, poi difficile diciamo riportarla in parità nei 30 minuti, ma a testa altissima la Slovacchia di Calzona, che in nazionale ha trovato la quadra, lo seguono in tutti e si vede per come gioca la Slovacchia, per come si aiutano tra di loro e per come sono, diciamo, corrette e belle da vedere le linee poi quando si guarda un match. La Georgia ovviamente avversario totalmente diverso dall'Inghilterra, perché per me la Spagna è 2 spanne sopra, se non 3, all'Inghilterra. Squadra da battere ed è ovviamente la squadra che arriverà in finale, o meglio, tra Germania e Spagna, il quarto di finale uscirà la finalista dell'Europeo, anche se vedo la Spagna molto più forte della Germania, almeno una spanna sopra. Non si mantengono le furie rosse, possesso palla, incisività, verticalità, c'è tutto in questa Spagna e di una pericolosità disarmante sia sulle fasce sia al centro. Comunque devi fare molta attenzione e non puoi calare nemmeno 5 minuti, perché la Georgia ha tenuto testa alla Spagna per una sessantina di minuti, 65 minuti, vai. Poi cominci a calare fisicamente, qualche spazio si apre, loro hanno tantissima qualità e dilaga ovviamente il risultato, anche se la Georgia ha tenuto comunque molto bene il campo. Mamardashvili, portiere dell'Europeo, per me il miglior portiere dell'Europeo, forse anche insieme a Donnarumma, ma un tantino sopra per ciò che ha dato alla Georgia, perché comunque se la Georgia arriva a giocarsi l'ottavo è anche merito del grandissimo portiere che hanno, che ha salvato tantissime situazioni anche nel decorso del girone giocato, ed è un grandissimo europeo anche per la Georgia, quindi vacanze meritate per Lobotka e Quara. Lobotka ha dichiarato: adesso sono stanco fisicamente e mentalmente, devo andare un attimo in vacanza perché devo staccare la spina, ma sono contento di tornare, sarò contento di tornare a Napoli, giocare nel Napoli. Quindi Lobo, noi ti aspettiamo. E a quanto pare, a quanto ho letto, diciamo, i giocatori impegnati all'Europeo rientreranno a Castel di Sangro direttamente e non li vedremo a Di Maro. Detto questo, volevo un attimo fare una piccola considerazione sul punto ritiri, perché non avere Lobotka a Di Maro secondo me potrebbe essere un punto a favore di Conte, non avendo Lobotka e provando, diciamo, gli altri centrocampisti che torneranno, Foloruscio, c'è Gaetano, Anghissà che sarà comunque del ritiro, per vedere poi come schierarsi. Con questo non sto dicendo che arriva Lobotka lo mette in panchina, assolutamente, non fraintendiamoci, però Lobotka deve essere
il valore aggiunto di questo Napoli, e c'è tempo pure quando non ci sarà Di Maro per vedere gli altri e diciamo chi affiancare a Stanislav. Detto questo, ci sono delle raccomandazioni da fare perché fanno orecchie di mercante e sembrano non sentirci alcuni personaggi. Parliamo di Cairo, ovviamente, che disse: vedremo dopo l'Europeo, buongiorno, grande calciatore, il valore di mercato, eccetera, questo, quell'altro. Allora, se Buongiorno valeva 35 milioni prima dell'Europeo, non avendo giocato nemmeno un minuto nella competizione, non è che il suo valore è cresciuto solo perché sei stato convocato, intendiamoci. Quindi 35 erano, 35 sono, 30 milioni più Ostigard, vai bene tu caro Cairo, e 3 milioni devi a prendere anche il caffè in quel di Torino, credo che bastino per un caffè per tutta la società, o no? Sta pure a mancia. Quindi 30 milioni più Ostigard caro Napoli, non facciamoci abbindolare o fregare tra virgolette sul prezzo, non perché voglia sminuire il valore del calciatore, ma 30 più Ostigard è ben pagato, ripeto, è ben pagato. 30 più Ostigard, che poi lo si sta valutando 8 milioni, ma non ci sono, diciamo, tutti questi milioni di differenza tra Buongiorno e Ostigard, ma questo è un dato che posso, diciamo, analizzare io e pensarla io in questo modo, poi a ognuno la propria considerazione. Carissimo capitano, ultima ma non ultima considerazione va fatta assolutamente. Carissimo capitano e carissimo Giuffredigno, è stato dichiarato, se non vado errato, il 22 o il 21 di giugno, giù di lì, comunque una decina di giorni fa al massimo, che molto probabilmente ci sarebbe stata una conferenza che andava a spiegare tutto ciò che è successo nella situazione di Lorenzo da fine campionato fino all'Europeo. Vado alla Juve, non vado alla Juve, vengo, non vengo, Conte no, devi venire a Napoli, il capitano, eccetera, eccetera. E allora noi stiamo qui in attesa ad aspettare la data ufficiale di questa conferenza, perché poi non è che Napoli e il napoletano, senza poi avere spiegazioni, ci mette una pietra sopra. Quindi se si vuole ricucire il rapporto con tifosi come me, perché non metto nemmeno tutta la tifoseria napoletana che al limite la pensa diversamente da me, se vuoi ricucire un tantino il rapporto, il Napoli l'ha ricucito a livello lavorativo, si è spinto comunque non dovendolo fare, perché dalla parte del torto per me c'era Di Lorenzo. Il Napoli invece, ritornando ovviamente un tantino sui suoi passi con il benestare di Conte, ha riaperto assolutamente al capitano, però dall'altra parte non abbiamo sentito praticamente niente, e quindi, visto che decantavate e sparavate al sole, facciamo la conferenza, vi diciamo tutto ciò, come è andato, saprete qualsiasi cosa, noi aspettiamo questa data con massima curiosità, e quindi mi aspetto che vengano rispettate le parole date e le chiacchiere che avete fatto in tutto il mese di giugno, ma anche prima. Avete rotto le scatole e il tifoso del Napoli se le segna, o quantomeno io le cose me le segno, anche se non c'è diciamo nero su bianco. Le ricordo e voglio la conferenza stampa chiarificatrice di Di Lorenzo. Non c'è, a Napoli si dice non ci stanno né sante né marone, senza sì e senza ma. Devi chiarire, altrimenti secondo me dal punto di vista mentale sarà un'annata molto difficile per Di Lorenzo, al di là dell'aspetto fisico. Poi dobbiamo sempre vedere, io lo dico sempre e lo ripeto, bisogna sempre vedere chi ne uscirà vivo dagli allenamenti e dai due ritiri. Capità, io aspetto la conferenza. Ragazzi, sempre Forza Napoli, vi auguro un buon lunedì. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao!